Buonasera a tutti e a tutte, vi do il benvenuto all'Open Day del Master in Machine Learning e Big Data nella medicina di precisione e nella ricerca biomedica, di cui è direttrice la professoressa Ileana Baldi, professoressa associata del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica. Io sono Irene Fontolani di Unismart, Fondazione dell'Università degli Studi di Padova, e ringrazio per la vostra partecipazione all'Open Day del Master in Machine Learning di oggi, che si tiene nell'ambito della Digital Open Week 2024. Prima di dare la parola alla professoressa Barbara Di Camillo, vice direttrice del Master e professoressa ordinaria del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, fornisco delle veloci comunicazioni di carattere logistico per la buona riuscita dell'evento di oggi. Vi chiedo gentilmente di tenere disattivato il vostro microfono durante l'illustrazione della professoressa in modo da favorire la presentazione e chiediamo inoltre di appuntare vostre eventuali domande nella chat in Zoom in modo che possano essere riprese da me e lette nella fase finale dell'Open Day. Informo inoltre che l'evento è registrato e la registrazione verrà messa a disposizione all'interno della pagina del Master sulla piattaforma WELL a beneficio di coloro che volessero poi consultarla. Diamo ora avvio all'Open Day, passo quindi la parola alla professoressa Barbara Di Camillo, vice direttrice del Master, e vi auguro buon ascolto. Buonasera a tutti e benvenuti. Condivido lo schermo. Ecco, penso che possiate insomma vederlo. Appunto il Master di Machine Learning e Big Data nella medicina di precisione e nella ricerca biomedica è un master di secondo livello, la cui direttrice è la professoressa Ileana Baldi e chi vi parla è la vice direttrice per questo anno accademico. Chiaramente lo schermo adesso si è bloccato, eccolo. È un master finalizzato all'apprendimento dell'utilizzo di metodologie avanzate di analisi dei dati. Quindi è un master in cui tratteremo argomenti legati al machine learning, al data mining e nello specifico alla capacità di questi metodi di essere utilizzati come metodi predittivi o di stratificazione in ambito clinico e in ambito di ricerca. Perché questo? Perché queste tecniche sono lo strumento metodologico che è un po' alla base della medicina personalizzata e dell'analisi appunto predittiva. Queste tematiche, oltre di essere di rilievo per il settore pubblico, sono anche applicabili nell'ambito dell'industria farmaceutica e per le CRO, che hanno bisogno di sviluppare competenze interne o di acquisire personale formato su queste competenze. Sbocchi occupazionali, quindi sono collegati a quanto vi dicevo prima, di fatto la formazione è una formazione avanzata rivolta ai bioingegneri, a biostatistici e data analyst e fornisce competenze specializzate appunto nell'analisi di dati clinici ed è un percorso formativo progettato anche per coloro che già operano in questi settori e vogliono insomma specializzare la loro formazione sia per persone invece che insomma devono ancora entrare nel mondo del lavoro. Le lezioni hanno inizio a dicembre 2024 e terminano a giugno, quindi 2025. Sono video registrate e a disposizione sulla piattaforma Moodle 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 con modalità di didattica a distanza e frequenza obbligatoria. Quindi la sede delle lezioni è online perché è un master pensato appunto per persone che già lavorano, insomma, sono comunque già occupate. Il programma, di fatto il modulo 1 è una panoramica sul machine learning e i big data, in maniera di dare fino alle basi, no, che servono per affrontare gli altri moduli. Il modulo 2 è un modulo orientato alla predizione, quindi alla predizione per esempio della progressione della malattia o della classi diagnostiche o prognostiche dei pazienti assieme al modulo 3, appunto, che invece è più orientato alla progressione della malattia, perché è differenziato rispetto al modulo 2, nel senso che è un modulo in cui analizziamo dati longitudinali, quindi serie temporali di dati di pazienti.
E il modulo 4 affronta invece le tecniche avanzate per la predizione e la stratificazione, quindi ancora predizione ma con tecniche più avanzate, o stratificazione, quindi per chi conosce già così, un minimo la nomenclatura del machine learning, è orientato anche all'utilizzo del clustering. Modulo 5, il deep learning in ambito clinico e nella ricerca. Il modulo 6 invece si occupa della parte di explainability dei modelli nella pratica clinica e della capacità di questi modelli di generalizzare. Perché questo? Perché quando si applicano tecniche di machine learning e di deep learning in ambito clinico e di ricerca, non è sufficiente dare una predizione del modello, ma è anche molto importante capire quanto il modello è in grado di generalizzare su dati non visti prima, e anche è importante spiegare perché il modello ha dato una certa predizione piuttosto che un'altra, e magari su uno specifico soggetto. I materiali didattici sono forniti dai docenti e di fatto sono disponibili le video lezioni, le slide, e all'interno di ciascun modulo vengono rese disponibili altre pubblicazioni utili e reperibili gratuitamente online, e utili appunto a completare il materiale didattico collegato alle slide e alle video lezioni. La prova finale consta nel project work, che è un progetto di analisi di dati che viene concordato con i docenti di riferimento su un tema trattato durante il corso. I docenti di riferimento sono quelli che voi appunto incontrate, ecco, durante lo svolgimento del master online, nelle registrazioni, con cui potete interagire attraverso un forum online, ma di solito insomma abbiamo una platea di docenti un pochino più estesa rispetto a quella che vedete durante il master, quindi di fatto alla fine del master a giugno si interagisce con la segreteria per scegliere una tematica e un docente di riferimento con cui svolgere il project work, che poi viene presentato e discusso in sede di diploma, non di laurea, ma del master, in modalità online nei mesi di settembre e ottobre, quindi c'è un appello a settembre e un appello a ottobre, e di fatto viene presentato il lavoro svolto durante il project work attraverso una presentazione che viene effettuata con le slide. Scadenza, preiscrizione 8 ottobre 2024 ore 12:30 attraverso la piattaforma Pica. Questo è il link di iscrizione che poi vi verrà comunicato. Data pubblicazione graduatoria 17 ottobre 2024, qui per le slide con qualche data scorretta. Scadenza perfezionamento di iscrizione 29 ottobre 2024. Contatti: il direttore è la professoressa Ileana Baldi, e potete contattarla attraverso la mail della segreteria del master che vedete qui indicata, e a questo numero di telefono. Il sito web si trova a questo link, appunto poi verranno condivise le slide e avrete modo insomma di avere una comunicazione, un file in cui potete trovare questi indirizzi mail, il link al sito web del master e il numero di telefono che vi ho indicato qui nei contatti. Altri contatti utili: l'ufficio post lauream e il settore master e formazione continua, che sono i contatti che vi sono utili nella fase della, appunto, della prescrizione e dell'iscrizione al master. E con questo ho concluso questa breve presentazione, ma immagino possiate avere delle domande insomma sono qui per rispondervi. Peraltro c'è una cosa che è scritta sul sito del master, ma non era scritta nelle slide, e che credo sia importante da riferire. Sto guardando se me l'ero persa. Intanto, professoressa, io posso condividere il link della pagina. Grazie della pagina, e sì, la ringrazio. Ci sono già un paio di domande che stanno arrivando, per cui dopo, professoressa, le riprendiamo. Sì.
Certo, e no, una cosa importante che volevo dire, che insomma è sparita dalle slide, mi scuso, è che alla fine di ogni modulo viene somministrato, diciamo, un questionario a risposta multipla a cui poi gli studenti devono rispondere e che viene valutato, insomma, in qualche maniera per, così, per verificare, insomma, la preparazione e la comprensione degli argomenti trattati all'interno del modulo. Quindi oltre al project work finale, in realtà avete questi homework che di settimana in settimana vi vengono somministrati. Quello che facciamo, perché sappiamo insomma che la maggior parte dei nostri studenti sono studenti lavoratori, è in genere mettere a calendario una settimana di pausa tra un modulo e un altro, in maniera di consentire di rimettersi al passo se si è in ritardo, ecco, con le lezioni. Poi in caso di problemi insomma, personali di vario tipo, insomma, lavorativi o personali, ecco, si può contattare la segreteria. Grazie professoressa. Allora io inizierei con la prima domanda. Buonasera, avrei una domanda che riguarda la frequenza del corso. Ha detto che è obbligatoria per il 70%. Cosa succede se per motivi di lavoro non dovessi raggiungere quella frequenza? Allora, in realtà la frequenza deve essere raggiunta nell'arco di tutti i mesi in cui il master, insomma, viene proposto, nel senso che i moduli man mano vengono resi accessibili, quindi all'inizio voi non avrete accesso a tutto il materiale, ma via via alle diverse settimane dei moduli, dopodiché restano accessibili. Quindi l'idea è che nel corso dell'intero master voi riusciate a visionare il contenuto dei video e a farlo vostro, altrimenti risulta anche insomma un po' complesso sia poter rispondere agli homework che vengono somministrati, sia poter svolgere l'homework. Quindi viene richiesto di visionare questo materiale senza una scadenza, come dire, stretta, perché appunto si ha l'intero, insomma, l'intero percorso da dicembre a giugno per potersi organizzare nel visionare questo materiale. Ecco, e come dicevo, c'è una settimana di pausa tra una settimana e tra un modulo e un altro, e ogni modulo è composto di circa 3 o 4 settimane di lezione, in cui ogni settimana comprende 3-4 ore di video, non di più, quindi di solito ecco, gli studenti riescono a gestire ecco, la quantità di materiale fornita insomma, nell'arco del master. Non ci sono in genere problematiche ecco, di questo tipo. Grazie. Passiamo all'altra domanda. Chi proviene da un background clinico può avere le competenze per svolgere questo master? Allora, abbiamo esperienze di tipo diverso con gli studenti con background clinico. Sicuramente si può fare e si può fare anche molto bene. Richiede tipicamente molto impegno. Perché? Perché ci sono degli strumenti anche computazionali e statistici che vengono utilizzati all'interno del master e quindi non possiamo pensare che nell'arco temporale, no, di un master uno acquisisca tutte le competenze che altri hanno acquisito in un corso di laurea, no? Per esempio. Quindi è necessario molto lavoro, ma non per coprire tutte le competenze che altri hanno acquisito durante il corso di laurea, ma alcune. Per esempio, una competenza molto importante è avere un'abilità minima di scripting in R, che è lo strumento che noi utilizziamo. E di solito prima del master rendiamo disponibile una sorta di modulo zero, diciamo, che contiene le lezioni utili a imparare ad utilizzare questo linguaggio di scripting che è R appunto e che viene fornito agli studenti prima dell'inizio del master. Detto questo, è chiaro che insomma l'impegno che viene richiesto a una persona che non ha un background già di tipo tecnico, matematico, statistico, ingegneristico è più alto, insomma, quindi non possiamo nasconderlo, ecco, non sarebbe giusto farlo, ma abbiamo dei medici che ce l'hanno fatta con successo, insomma. Chiaro che dipende anche da qual è
il livello di impegno lavorativo che voi avete, insomma. E la successiva domanda si collega un pochino perché chiedono: buonasera, durante il corso verrà utilizzato soltanto R o anche Python? Allora, viene usato anche Python e viene utilizzato per il deep learning tipicamente, nel senso che il deep learning abbiamo scelto di presentarlo sia utilizzando R che utilizzando Python, ma nel momento in cui utilizziamo Python, cioè noi quando utilizziamo R o Python lo facciamo attraverso delle lezioni in cui mostriamo l'uso di questi script in R e in Python, che fanno insomma un po' da esempio, da fil rouge. Abbiamo scelto di utilizzare anche Python perché è più utilizzato per il deep learning e ha più, diciamo, abbiamo più strumenti a disposizione, ecco. Però lo facciamo per esempio attraverso Colab, e, insomma attraverso strumenti che sono abbastanza semplici da usare, ecco, insomma, dove semplice è relativo magari se uno si approccia per la prima volta all'uso di questi strumenti, ma sì, soprattutto se uno ha visto R per tutto il corso, insomma, il passaggio a Python non è traumatico, ecco, ma lo usiamo negli ultimi 2 moduli. Passo alla prossima domanda. Alla fine del corso, quale grado di autonomia ci si aspetta abbia il corsista che abbia compiuto il percorso? L'autonomia necessaria a analizzare il dataset fornito all'interno dell'homework con un po' di senso critico. Insomma, poi abbiamo visto anche in questo, insomma, ci sono studenti con background molto diverso e che usano gli strumenti acquisiti per obiettivi molto diversi, no? Quindi è chiaro che non si chiede lo stesso livello a tutti, però diciamo che quello che il master intende fornire è proprio la capacità di analizzare un piccolo dataset, insomma piccolo o grande dataset con gli strumenti messi a disposizione dal master in autonomia. Quindi di fatto l'homework finale serve proprio a questo. Poi, stavo dicendo estivo perché poi viene svolto spesso questo lavoro nei mesi estivi e tipicamente insomma quello che faccio io per esempio è dare 4-5 appuntamenti ai masterizzandi nel corso di questi mesi e assegnando man mano del lavoro da fare, che all'inizio insomma il primo incontro serve ad accordarci ecco, sul tipo di lavoro, il tipo di analisi da fare sui dati, anche a seconda della competenza, del grado di competenza raggiunta e degli interessi del masterizzando, insomma. Dopodiché vengono fissati questi altri 3-4 incontri per poter vedere come sta avanzando il lavoro insomma in qualche modo insomma, valutare appunto il grado di autonomia che ha raggiunto lo studente, insomma, studente del... Grazie. Poi, come viene registrata la presenza al corso? Si tratta di visionare la registrazione o queste ultime sono live? No, non sono live, sono pre-registrate e Moodle registra in automatico il fatto che voi le abbiate seguite oppure no. Poi, buonasera, vorrei chiedere se il corso prevede la conoscenza di alcuni linguaggi della programmazione come Python, C++, scusate se magari pronuncio non correttamente, eccetera. Grazie mille. Servono appunto R e Python in una seconda fase del corso, ma come dicevo vengono anche forniti degli strumenti per iniziare insomma a utilizzare un po' lo scripting in R. Di solito gli studenti che non hanno un background in R fanno fatica soprattutto con il primo modulo, no? Perché devono iniziare ad usare uno strumento, quindi hanno visionato i video e devono iniziare ad utilizzarlo, ma è tutto sommato come dire, uno scoglio che è necessario superare per acquisire quel minimo grado di autonomia nell'analisi del dato. Poi c'è un'altra domanda sempre su R e Python che chiedono il livello base, che livello base è richiesto. Penso che bene o male. Sì, non dovete riprogrammare i metodi di machine learning, dovete essere in grado di utilizzarli. Quindi quando dico scripting vuol dire che dovete essere in grado di caricare un dataset, lanciare i metodi, capire che cos'è una variabile, una funzione, insomma, quindi sono livelli di programmazione abbastanza base. È chiaro che chi ha già questo background all'inizio è facilitato, insomma, perché c'è solo la parte di machine learning che se mai uno non l'avesse insomma affrontato prima, che è
lo scoglio da superare. Per chi non ha questo background, il consiglio è di iniziare prima dell'inizio del master a visionare sia questo materiale del modulo 0, sia il materiale, altro materiale che è reperibile online se dovessero esserci ritardi nell'iscrizione dovuti a n motivi, insomma. Sono una lavoratrice, si sa già l'orario di lezione del corso? La scelta di fare le registrazioni offline, diciamo, di renderle disponibili, ha avuto esattamente questa finalità. Il nostro target era i lavoratori, insomma, quindi sono sempre disponibili le lezioni, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Si prevede anche l'applicazione su immagini medicali? Ci sono alcuni moduli che trattano anche questo aspetto, quindi sì. Poi, una domanda sul project work. Avremo un tutor in proporzione one-to-one? No, di solito ognuno di noi docenti, beh, dipende dall'anno, no? Perché dipende da quanti studenti ci sono, però di solito ogni docente ha 4 studenti durante l'homework finale, quindi non c'è un docente assegnato durante lo svolgimento del master, ma alla fine del master il docente vi segue per il project work finale. Poi, buonasera, avendo fatto il vostro master di primo livello, pur senza una laurea in statistica e economia, è fattibile il master di secondo livello? Beh, dovreste già aver visto qualcosa di R, no? O più di qualcosa, quindi dovreste essere facilitati, certamente fattibili. Poi abbiamo un'altra domanda. Buonasera, qual è l'attuale offerta di lavoro dopo l'acquisizione di queste conoscenze? Allora, è molto varia e come dicevo prima, in realtà la maggior parte dei nostri studenti sono lavoratori e quindi gente che già lavora e all'interno del proprio ambiente di lavoro sta cercando nuove competenze. Poi abbiamo, insomma, una casistica molto varia, quindi come vi dicevo nella presentazione, insomma, poi gli ambiti di applicazione sono nella ricerca, nella clinica, spesso abbiamo medici che vogliono capire meglio come funzionano questi strumenti, no? Per essere più consapevoli del proprio ambiente di lavoro. Abbiamo alcuni studenti lavoratori che per esempio dopo il master hanno scelto di fare il dottorato perché l'ambito è piaciuto molto, insomma, e quindi sì, c'è davvero insomma una varietà di ambiti di applicazione sia in ambito pubblico che in ambito privato. Poi un'altra domanda. Buonasera, volevo sapere quali sono i criteri di ammissione al master. Allora, qui ci vorrebbe qualcuno della segreteria, anche così mi aiuterebbe nel rispondere a questa domanda, però è chiaro che, come dire, c'è un massimo di 60 posti, no? Per cui viene fatta una graduatoria che dipende dai titoli, compresi i titoli di studio della persona, e anche il background, insomma, quindi il tipo di esperienza già fatta, magari in ambito di utilizzo di alcuni strumenti, di possibilità di utilizzarli nel proprio ambiente di lavoro, insomma, quindi è una missione di fatto per titoli e i titoli sono i titoli di studio e i titoli ACV fondamentalmente. C'era una domanda subito a seguire che era sempre inerente perché chiede come viene creata la graduatoria della domanda di ammissione, quindi in parte ha risposto. Io ho colto l'occasione per condividere con voi il link dell'avviso di selezione dove potete trovare a inizio nelle prime pagine i criteri insomma di iscrizione che sono di competenza del settore post lauream e poi vi ho segnato da pagina 180 e successive trovate proprio i dettagli della scheda del master stesso, ok? Quindi trovate proprio le parti inerenti ai titoli di studio, tutte le classi di laurea, eccetera. Allora, ci sono altre domande. Allora, buonasera, io provengo da una laurea in data science. Volevo capire se durante il corso vengono utilizzati TOI dataset oppure si scende anche in applicazioni più sfidanti. Eh, esempio, EGT.com file, Nifty file. Allora, in realtà vengono usati dei dataset reali spesso, quindi non sono tutti toy dataset. È chiaro che
durante la parte, insomma, di svolgimento del master cerchiamo di non avere set di dati troppo complessi da analizzare. Durante il project work finale le cose cambiano un pochino perché quella è la fase in cui insomma si può utilizzare anche un dataset sfidante, appunto perché è di interesse per lo studente, per esempio, no? Quindi entrambe le cose, ecco. Passo alla domanda successiva. Buonasera, sono un laureato magistrale in Economics and Business Analytics. Quanto questo master potrebbe approfondire le mie conoscenze? Allora, sicuramente è un master che ha come obiettivo, come casi di studio, ecco, casi di studio che appartengono più all'ambito clinico-biologico piuttosto che a quello, insomma, della finanza, insomma, dell'economia. Quindi l'ambito di applicazione è differente. Per quanto riguarda le metodologie, dipende molto da quello che lei, insomma, già sa e già ha studiato nel suo ambito, insomma. Chiaramente il master spazia molto, ecco, da questo punto di vista, nel senso che abbiamo tecniche di clustering, tecniche base di classificazione, come può essere insomma la regressione, ma anche tecniche più classiche, tradizionali del machine learning, come le support vector machine, piuttosto che gli alberi decisionali o il random forest, però poi arriviamo alle reti neurali e al deep learning, quindi il machine learning è trattato come dire, nella sua complessità, ecco, considerando diversi tipi di modelli all'interno dei casi di studio, però, nel senso che è molto centrato sui case study. Ecco. È un master in cui noi applichiamo il machine learning, quindi ci preoccupiamo meno magari della teoria che sta dietro, no? La teoria matematica che sta dietro il machine learning e più della parte applicativa che penso sia quello che insomma interessa anche a lei. Ecco, quello che può darle in più dal punto di vista metodologico dipende molto da, non conoscendo esattamente, insomma, qual è il suo background nello specifico, ecco, faccio fatica a dirlo, ho cercato di elencare un po' le metodologie di machine learning che andremo a trattare per darle un pochino un'idea forse. Poi, se concordato con il tutor, è possibile fare il progetto finale applicato in azienda anziché usare il dataset fornito nell'homework? Sì, sì, assolutamente. Alle volte lo facciamo su un dataset proposto dallo studente di master. È chiaro che non devono esserci problemi da parte dell'azienda a condividere con la commissione o con il tutor non i dati, ma i risultati che si stanno ottenendo, perché siccome lo studente poi deve discutere, insomma, a condividerle, come dire, su PowerPoint, ecco, nel senso che la presentazione poi deve illustrare il lavoro fatto dallo studente, quindi non ci devono essere informazioni troppo confidenziali che non permettano di svolgere il lavoro in serenità, ecco. Poi abbiamo una domanda che qua compete al settore post laurea, ma non riusciamo a rispondere noi. Allora, avrei un'altra domanda. Al master di primo livello mi è stato chiesto di pagare in unica rata, sebbene sul sito ci fosse indicazione di due rate, avendo lo sconto PA, essendo un funzionario del Servizio Sanitario Nazionale. Si può pagare in due rate? Qui io rimando al settore post laurea, quindi potete scrivere a formazione continua, appunto, laurea@unipd.it. Sì, anche perché, ecco, mi permetto di aggiungere, le scadenze, le rate, eccetera, sono gestite dal Sì. servizio formazione post laurea, non dall'organizzazione didattica del master, ecco. Esatto. Poi un'altra domanda, buonasera, sono un neurologo, scusate, sono un neurologo con conoscenze basiche di statistica, non conosco R. Riuscirei a seguire il master senza conoscenze in programmazione? Come è un po' legato insomma a quanto dicevo prima, noi abbiamo pensato il modulo 0 perché il master è pensato per l'applicazione del machine learning, quindi è necessario acquisire lo strumento di scripting. È sempre possibile considerare la partecipazione come uditore, quindi se lei è interessato non a imparare ad applicare il machine learning, anche se insomma in maniera
così elementare ai dati, ma solo a capire meglio, la possibilità è anche quella di iscriversi come uditore, che in quel caso lì, insomma, non deve fare gli homework e il project work, però può avere accesso alle lezioni. Poi abbiamo un'altra domanda. Buonasera, potrebbe fare gentilmente un esempio concreto di predizione della malattia e della progressione della malattia? Ad esempio, che malattie vengono trattate, vengono affrontati argomenti omics? Ok, e dunque, quando parlo, cioè di solito quando parliamo di predizione io posso predire una classe di appartenenza del paziente, per esempio una classe diagnostica o una variabile continua, no? Come nei problemi di regressione, per esempio voglio predire la pressione sanguigna, no? Date alcune variabili, la pressione sanguigna che il paziente avrà nei giorni successivi ad alcuni eventi. Quando invece parlo di progressione della malattia e voglio predire la traiettoria della malattia, per esempio sto pensando a una malattia in cui, che ne so, una scala di gravità della malattia, che ne so, di degenerazione cognitiva, ad esempio, e voglio predire come nel tempo la malattia evolverà per quel determinato paziente a partire dai dati che ho a disposizione. Quindi questa è una predizione della progressione della malattia. Posso non volerla predire, ma volerla descrivere, quindi avere dati longitudinali, voler descrivere le possibili traiettorie dei pazienti all'interno nel mio dataset. Poi Il abbiamo un'altra focus, domanda. forse Sì, c'era, scusi. la domanda conteneva altre due domande, forse. Una era su quali malattie ci concentriamo. Non ci concentriamo su nessuna malattia in particolare. Ogni docente ha scelto all'interno del proprio modulo alcuni esempi che erano consoni alla spiegazione del metodo, insomma, erano adatti il tipo di problematica e il metodo, insomma, matchavano nel migliore dei modi, quindi non c'è un focus speciale in una malattia, c'è qualche esempio sui dati omici, ma non c'è un focus specifico sull'analisi dei dati omici, perché per l'analisi dei dati omici esiste un altro master che appunto si occupa più della parte bioinformatica. Buonasera, nel modulo 0 vengono trattati anche machine learning e analisi dei dati? Nel modulo 0, no, viene dato, insomma, proprio vengono date quelle competenze che servono ad utilizzare il linguaggio R. Grazie. Non so se ci sono altre domande, mi pare di averle lette tutte. Se ci sono altre domande, magari, insomma, potete appunto scriverle in chat oppure nei prossimi giorni contattare me o la professoressa Baldi attraverso la mail della segreteria. Allora, se non ci sono altre domande, io passerei alle conclusioni di questo Open Day. Ci sono dei ringraziamenti. Grazie a voi di aver partecipato. È arrivata un'altra domanda. Allora, volevo farle una domanda in privato a chi devo chiedere per le informazioni generiche del master. Avevo letto c'erano esenzioni. Ok, e è sempre in riferimento al settore post lauream, perché sono loro che si occupano di identificare i criteri di ammissione per la domanda. Non siamo noi che gestiamo le iscrizioni e le immatricolazioni al master. Ok, volevo capire se ci sono altre domande. Comunque, se poi vi dovessero sorgere altri dubbi o insomma richieste, avete la nostra mail di informazione@unismart.it oppure quella della segreteria del master che trovate all'interno della pagina WEL, che è segreteria.master@ubep.unipd.it. Ve la rimetto anche qua nella chat per comodità. È arrivata un'altra domanda. Quante ore di lezione sono previste a settimana? E come dicevo, più o meno ogni settimana consta di 3-4 ore di lezione. Grazie. Se ci sono altre domande, volentieri.
Le lezioni sono serali? E, quando volete voi, cioè le seguite quando volete perché appunto essendo disponibili online e non registrate live, cioè non registrate insomma sì live sul momento, proprio insomma, potete seguirle quando volete, ecco, sono sempre disponibili sulla piattaforma. Se qualcun altro ha delle curiosità, delle richieste, volentieri. Allora, non mi pare ci siano altre richieste, per cui passerei alla parte dei saluti e dei ringraziamenti. Ah, ne è arrivata un'altra. Quanto tempo intercorrerà tra la fine del corso e il diploma? Beh, di solito appunto il corso finisce a giugno, poi si passa alla fase di lavoro sul project work e a seconda della fase di avanzamento si sceglie se masterizzarsi a settembre o a ottobre. Quindi quella è la data dell'esame, insomma, finale, ecco. Poi c'è una scadenza in cui svolgere i vari moduli? Per gli homework sicuramente sì, nel senso che di solito appunto c'è un homework alla fine di ogni settimana di ogni modulo. Quindi ogni modulo, a seconda che venga svolto su 3 o 4 settimane, avrà 3 o 4 moduli che devono essere svolti nel giro delle 2 settimane successive alla fine indicativamente, perché poi ogni anno viene mandata una comunicazione con questi dettagli, ma indicativamente si hanno 2 settimane dopo ciascuna settimana di lezione, quindi 15 giorni, 14 giorni, ecco, per ogni homework assegnato. Poi è chiaro che in caso di insomma, situazioni particolari si contatta la segreteria del master che gestisce anche insomma, eventuali necessità. L'importante ecco, è completare il lavoro prima dello svolgimento del project work, ecco, in maniera di poterlo svolgere con le competenze necessarie a svolgerlo. Poi vedo un'altra domanda. Con le competenze guadagnate in questo master si può anche lavorare in ambito non biomedico? Sì, sicuramente, perché sono competenze, insomma, legate all'applicazione dei metodi anche in altri ambiti, no? Una volta che, insomma, ho un dataset con quelle caratteristiche, posso sicuramente pensare di applicarlo. Poi è chiaro che dipende dal livello di autonomia e di consapevolezza raggiunta da ciascuno studente. Ce n'è un'altra. Allora, partendo quindi da zero, nel senso non conoscendo R, con laurea in medicina, si riesce a seguire e completare il master? Abbiamo esempi sia positivi che negativi, nel senso di persone che non sono riusciti a completare il master e di solito dipendeva dal fatto che erano persone molto molto impegnate sul fronte lavorativo e quindi non riuscivano a ritagliarsi il tempo necessario ad acquisire certe competenze. E abbiamo esempi positivi di persone che invece ce l'hanno fatta e brillantemente, voglio dire, pur non avendo già una conoscenza di R e di queste metodologie. Quello che posso dire è che serve un impegno importante. Poi ci sono lavori di gruppo o il tutto è completamente individuale? È individuale, perché essendo pensato a distanza per persone che lavorano in ambiti diversi e seguono insomma, le lezioni in tempi diversi a seconda delle loro necessità lavorative, è proprio pensato per uno svolgimento individuale. Che valutazione finale viene data? C'è un voto? Sì, c'è un voto che di solito insomma è sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo, come, ehm, quindi più che numerico, insomma è un qualitativo-quantitativo e viene assegnato pesando sia gli homework svolti durante lo svolgimento del master, sia il project work finale.
Grazie professoressa, vediamo se c'è qualche altra domanda. Mi pare di no. Ok, sto tenendo qualche secondo perché a volte mentre prima dicevo passiamo i saluti poi arrivava la domanda per cui stavo vedendo. Ok, mi pare che siamo arrivati alla fine delle domande. Allora, io vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione. Ricordo che le preiscrizioni al master scadono l'8 ottobre 2024, ore 12:30, e che è necessario effettuare la preiscrizione per poi finalizzare l'iscrizione vera e propria al percorso formativo. Il link al sito del master all'interno della piattaforma WEL ve l'ho condiviso prima, anche quello dell'avviso di selezione dove potete trovare tutti i dettagli, anche quelli più burocratici che sono in capo al settore post laurea per tutta la parte di iscrizione. E vi lascio ancora una volta il nostro contatto, anche se prima vi ho lasciato quello della segreteria, che è formazione@unismart.it. E come anticipato all'inizio di questo Open Day, la registrazione con le slide illustrate che prima la professoressa vi ha illustrato saranno messe a disposizione sul sito del master nei prossimi giorni. Io ringrazio ancora la professoressa Di Camillo per l'esposizione del master e a voi tutti per la partecipazione e vi auguro una buona serata. Grazie ancora a tutti, buona serata a tutti.